Questi tre, oltre ad essere ya, yu, yo, sono anche importanti per fare dei caratteri composti. Ad esempio, No, scusa, non stavo seguendo. dicevo, Nota che l'alunno Scrive la zita. questi tre sono anche utilizzati per fare dei caratteri composti in giapponese. Ad esempio, una parola a caso, o due parole a caso, due piccolissime città che andremo a visitare dal nome di Tokyo e Kyoto. Kyo, quelle lì, no? Il Kyo, non mi sembra che è un carattere che abbiamo fatto, no? Kyo. È un carattere, diciamo, composto da Ki più Yo. Kyo. Ah, è vero, sei metti piccolino. È vero. Che fanno loro geni? Mettiamoli insieme, ma come li mettiamo? Come li facciamo fondere? con gli orecchini potati. Con gli orecchini di Potara, giusto? Ti mettono più piccolini di fianco. Noi stiamo scrivendo Kyoto in questo momento, no? Tu prendi il gruppo della Y, quindi Ya, Yu e Yo. Per ogni gruppo di consonante puoi aggiungerci Ya, Yu e Yo per farci un mini... Una minisillaba. Una minisillaba. Sì, una minisillaba. Per esempio, il primo, ovvero quello del Di Kyoto? Kyo. No. del Kyo, sì, ovviamente si prende sempre la Chi, sillaba no? con la I. Per tutti i gruppi si prende la sillaba con la I. Quindi Chi più. Ah, ve lo faccio pure così. Ya, proprio matematica. Senpai, una domanda. Sensei in questo momento. Sensei. Chi più Ya, si mette lo Ya di fianco No, piccolino. aspetta. Shisho è il maestro. È diverso. Sensei. Visto che parliamo di senpai e sensei, a questo punto aggiungerei anche Shihan. Sempre un grado? No, come si scrive? Allora, Shi, ha. Ha? Sicuro che è con l'H? Sì. Ok, se l'hai visto, ok. Sì, no, tranquillo. Shihan allora. Quindi noi scriviamo la Yu, Ya, Yo, vabbè, abbiamo capito. Ma quale facciamo piccola? La seconda. La seconda. Quindi la Ya, Yo e Yu sono piccole. Mhm. Sempre. Sempre. Sempre piccole. Sempre piccola. Non ho capito dove sta il Yu. No, Ya ho fatto, Chia è questo. Ah, solo Chia abbiamo fatto? Per questo ti volevo dire. Questo è chiaro. un chi e uno ya messi insieme, lì diventano chiaro. Questo Si è- fondono, diventa Si Chia. Chiaro. È tondo. Lo ya sotto diventa piccolino. Si toglie la i, capito? Quello che succede tipo in inglese. Per fare queste sillabe particolari si fondono il carattere del gruppo K. Prendi tutti quelli con la I. Di tutti i gruppi. E lo fondi con Ya, Yu e Yo. Fissi sono ya, yu, yo. Sempre Ya, Yu, Yo. Per fonderli metti il primo carattere grande e il secondo di fianco piccolo. Ah, Dopo, se devi scrivere qualcosa dopo, ritornano grandi. Tipo Yuga, no? Yuga sono quelli di Naruto, no? Quelli con gli occhi col Byakugan. Yuga. Sì. Il Byakugan. Non sono gli Yuga. Sì, Yuga. Quindi... Mamma mia, ragazzi. Ce l'abbiamo. Abbiamo reso onore a Neci. faccio una equazione. Chio. Quindi andiamo adesso a scrivere Tokyo, che ci farà vedere Sì. il nostro caro sensei. Faccio scrivere, lo scrivo in hiragana però, così capire. C'è anche il kanji di Kyoto, no? Sì, E beh, no. chiaro. Scriviamo Kyoto o Io lo so. Tokyo? Tutti e due, no? Ovviamente. Eh sì. Che fate? Vabbè. Guarda, Per scrivere Tokyo o Kyoto però c'è giusto un'altra piccola regola da aggiungere, che è quella che in realtà probabilmente sapete, che ogni tanto alcune vocali sono allungate. Quando nelle scritte in romaji vedete la lineetta sopra, niente, sì. in romaji si scrive con la lineetta sopra, in hiragana i romaji sono la lettura di questi ma in caratteri latini. Ok, la traslitterazione. Quindi in romaji si Quindi dobbiamo mette mettere la U per allungare. per allungare la O Oh. si mette la U, per allungare la E o la I si mette la I. Sensei. Sensei. C'è una E alla fine. Per allungarla si mette la I. E anche a Tokyo noi mettiamo la U quando scriviamo. Sì. Quando lo scrivi in hiragana, attenzione. Hiragana. Ok, vabbè, perché il kanji è uno solo. Kanji. Però arigato è un avverbio. Ok, sì. vabbè. Non c'è un kanji. Quando Quindi scriviamo- quello lo scrivi in hiragana e lì lo devi mettere. Quindi aspetta, su Tokyo la Tokyo. finale si dovrebbe allungare. Sì, Tokyo. Quindi allunghiamo Sono sia la Kyo che la... entrambi. Tutte e due dobbiamo In allungare. Tokyo però. In realtà questa è una delle cose difficili del giapponese, cioè capire quando è allungata e quando no. Infatti se non sbaglio, non vorrei sbagliare, ma in Kyoto è allungata solo la prima, la seconda no. Sarebbe quindi Tokyo. Mo lo scrivo. Kyoto. Se non sbaglio qui entrano in gioco gli accenti, no? Che mettono... Sì.
sulla O per esempio per capire che si allunga. Chiodo scaccia. Trattino serve per allungare, no? Tokyo sarebbe. Quindi è Kyoto. Kyoto. Sì, Si però, scrive Kyoto. però comunque ricordiamo che si legge Kyoto. senza la O. Semplicemente quell'allungamento fatelo sentire proprio leggero. Cioè non è Kyoto, è Kyoto. Kyoto. Stessa cosa, per allungare la E e la I si aggiunge la I. Facciamo l'esempio. Per allungare la A A. si aggiunge un'altra A. Ad esempio c'è una parola, se non sbaglio, che si dice bai, sarebbe il caso. Cioè, Tipo gara. gara, però ad esempio una parola più comune è bai, cioè caso. Cioè nel caso che baini, quindi ci sono due A, si mette un'altra A per allungare. Saluto docet. Anche lì per la E e la I abbiamo detto che diciamo la I che si allunga. Comunque non viene detta. Non viene detta, no? Sensei non viene detta la I, giusto? Sì, sperdonate la freccia. Sensei. Quindi sensei e sensei. Sensei. La I c'è, ma Ma quasi c'è. impercettibile. Sensei. L'altra cosa che non vi ho detto, delle regole, in realtà vale sia per katakana che per hiragana, è che oltre a esserci lo ya, yu, yo, si usa lo su Ah, piccolino su, per le doppie. per raddoppiare la consonante successiva. Cazzo. Tipo Roppongi. Bravo. Mo scriviamo proprio Roppongi. Vai, propongiamo. Anche Hokkaido, però Roppongi io già di più. Hokkaido effettivamente pure. Raddoppiare la consonante. Consonanti raddoppiamo, Consonanti. solamente consonanti. Mi piace Roppongi perché c'è un po' di tutto. C'è l'hiragana normale, lo tsu piccolino che raddoppia il po, appunto il po col pallino, la n da sola e il gi con le virgolette che si diceva, Dakuten. Dakuten. Che vuol dire Roppongi? Quartiere di Tokyo dove c'è la Tokyo Tower. Quindi Sì. aspetta, va prima lo tsu. Vi ho detto apposta per raddoppiare la consonante successiva. Quando scrivete tenete conto di questa differenza di grandezza tra i caratteri normali e quelli scritti in piccolino. Infatti, se scrivi troppo piccolino poi sei inguaiato. È finita poi, eh. Quindi ragazzi. Dakuten si chiamano le virgolette. Virgolette sì, e i cerchietti Handakuten. Handakuten.